Ciao, salve a tutti! Dopo il narcisista, gli uomini normali non mi prendono più. Cosa fare? Cosa posso fare? Dice un'amica del canale SS91 in un commento. Dopo la relazione tossica avuta con un narcisista non riesco ad apprezzare quelle persone che mi vedono interessante e che vorrebbero instaurare una normale relazione con me. Quando un uomo mi accorgo di piacergli, cosa che prima avrei apprezzato moltissimo, divento ostile. Come posso invertire questo meccanismo e tornare ad apprezzare chi mi apprezza e vuole conoscermi senza vederlo come un nemico? Ecco, quello che vive SS91 dopo una relazione tossica è molto frequente in chi ha avuto relazioni con manipolatori, specie se narcisisti. Intanto vorrei anche cogliere l'occasione per un monito, un appello agli uomini che magari, già timorati di loro, in epoca di tanto parlare di narcisismo patologico, si inibiscono magari ancora di più nel timore di adottare modalità troppo narcisistiche in un nuovo rapporto, una nuova conoscenza con una donna, come ad esempio il love bombing. Ma sappiate e si sappia, anche noi donne, che comunque sia, il love bombing è una modalità che funzionerà sempre, per il semplice motivo che essere corteggiati piace e piace a tutti, uomini compresi. Ma è anche vero che noi donne ci aspettiamo almeno un po' una modalità tradizionalmente maschile e anche più di un po', che è quella del corteggiamento. Quindi se un uomo non è abbastanza intraprendente, a volte viene percepito, può essere percepito come non abbastanza forte, non abbastanza deciso, come segno anche di debolezza quando non di indecisione e di ritrosia al corteggiamento. Il bombardamento di attenzioni di corteggiamento no, non occorre, ma questo non significa che allora ci si deve sedare e aspettare che sia l'altro a fare ogni mossa e a farsi sempre avanti, perché ultimamente sento comunque lamentare questo aspetto da molte donne, questa ritrosia di molti uomini, a corteggiare, a farsi avanti. Detto questo, non è comunque male prendere spunto a volte dalla tenacia dei conquistatori narcisisti e cercare di prendersi anche ciò che piace in certi casi, insomma farsi avanti. Lo può fare con eleganza anche una donna. E se invece i corteggiatori non mancano, cerca di alimentare il lumicino. Dai modo tu affinché l'altro si renda più disponibile, specie se intuisci che hai a che fare con una persona valida, con un uomo interessante che ha delle qualità. Cerca di razionalizzare l'esperienza tossica che hai vissuto, che è appunto tossica, e vedila in quel modo. Quindi la nostra amica del canale parla di ostilità a persone, a uomini che mostrano magari interesse per lei. Datti tempo, esci con chi ritieni abbia buone qualità e valga la pena di approfondire quindi la conoscenza, e non appena entri un po' in confidenza fai capire che hai avuto delle esperienze non edificanti, parlane tranquillamente del fatto che non hai avuto appunto delle esperienze edificanti in amore, in modo che l'altro possa capire la tua ritrosia, ma senza far pensare a vittimismi da parte tua o ad autosvalutazioni, ma il fatto che, come potrebbe capitare a chiunque, non hai avuto modo di incontrare chi ti può apprezzare e con il quale entrare nella giusta sintonia. Aspetta in ogni caso di poterti fidare per parlare della tua vita più intima, delle tue esperienze anche più dolorose, perché chiaramente non tutti possono capire. E i manipolatori in questi casi, anzi, potranno sguazzarci per poi approfittarne di te al momento per loro opportuno. Quindi datti tutto il tempo a te necessario per coltivare il nuovo rapporto e acquisire fiducia nell'altro. Il tempo di nutrire fiducia piena, del tutto piena. E considera che conoscere persone nuove è sempre un'esperienza ripagante, sul piano interiore prima di tutto. Ciò che ci consente veramente di arricchirci interiormente e mentalmente, proprio di conoscere persone nuove, di allacciare rapporti autentici e
se possibile anche profondi, dove là sia possibile e ne valga la pena soprattutto. E quando c'è un uomo valido o una donna valida che ha interesse per te, che dimostra interesse nei tuoi confronti, comincia ad immaginare tutte le cose belle che potresti fare con lui o con lei. Quando si fa qualcosa di bello con qualcuno, avviene una sorta di travaso in cui una cosa potenzia l'altra. Se fai ad esempio una bella gita con qualcuno, l'esperienza della gita va a potenziare l'esperienza positiva del rapporto e l'esperienza del rapporto va a rendere ancora più piacevole l'esperienza della gita. Non fermarti quindi solo sull'aspetto del rapporto in quanto tale. Se immagini ogni cosa che puoi fare di interessante con qualcuno che trovi piacevole, è un buon inizio per poter approfondire un po' alla volta la conoscenza e il rapporto che ne potrà seguire. Stai provando anche tu quella sensazione di ostilità che ci racconta l'amica del canale verso nuovi potenziali rapporti dopo un'esperienza infelice, o invece stai recuperando te stessa e volgendoti molto più fiduciosamente e con curiosità verso nuove conoscenze? Ci sentiamo presto, ti abbraccio forte e sempre avanti tutta, forza tutta e a presto. Ciao, ciao, ciao.